Ciao ragazzi ed eccoci tornati sul mio canale di fisarmonica. Torniamo con questo video mentre pubblico anche i video degli arpeggi, che ormai non ne mancano più tanti, mi sembra che ne manchino 2 o 3, comunque l'ultimo video degli arpeggi sarà quello del sol bemolle maggiore. Andiamo anche a pubblicare questi video dove vi do dei miei pareri personali e dei miei consigli come sempre. Vorrei anche molto tornare a fare dei video di analisi del brano, ma poi adesso andando avanti poco per volta, piano piano, farò anche di quelli, quindi cercherò di essere un po' più frequente anche con i video. Andiamo oggi a parlare delle due mani sulla fisarmonica, quindi della destra e della sinistra. Quindi è un po' un video dove vi supporto, dove vi rassicuro un attimo nel caso in cui facciate fatica a mettere assieme le due mani. Perché accade ciò? Quindi perché facciamo fatica a mettere assieme la destra e la sinistra? Quindi immaginiamo, come sempre nel nostro momento in cui studiamo un esercizio o una canzone, andiamo come sempre, come ho sempre consigliato, a studiare le due mani separatamente, quindi a studiare prima la destra e poi a studiare la sinistra. Una volta che sappiamo fare entrambe le mani, la destra e la sinistra, quindi a menadito, quindi magari con un metronomo anche abbastanza alto, adesso facciamo magari un esempio pratico. Noi siamo saliti col metronomo, quindi fino a 100 di metronomo, sappiamo fare la destra e la sinistra senza problemi a 100 battiti di metronomo. Perché quando andiamo a metterla assieme? Sembra così strano, ma perché quando la andiamo a mettere assieme non ce la facciamo magari alla stessa velocità, ma neanche non ce la facciamo neanche ad 80 di metronomo, dobbiamo proprio scendere addirittura a dei livelli tipo 60, che quindi ci viene da pensare, magari ci scoraggiamo anche perché la sapevamo fare a 100, avevamo visto quindi tutto il percorso fino a 100 e poi perché tocca tornare per forza a 60. In realtà è anche molto facile da capire, quindi poi quando si è lì è scoraggiante, questo è vero, però è facile da capire perché ovviamente fare due cose completamente diverse contemporaneamente non è la stessa cosa di fare magari entrambe e due le cose singolarmente, quindi è come se decidessimo, per fare un esempio proprio molto banale, ci troviamo magari in casa e vogliamo fare due lavori diversi, quindi vogliamo passare con la scopa il pavimento e nel mentre vogliamo anche lavare i piatti. Magari con una mano cerchiamo di lavare i piatti, con l'altra la scopa. So che è molto difficile perché abbiamo solo due mani, però ammesso che lo vogliamo magari provare a fare, sarà praticamente impossibile, sarà possibile, però dobbiamo farlo molto lentamente, quindi per riuscire a concentrarci sia a lavare i piatti che a passare con la scopa, dobbiamo farlo diciamo lentamente, in modo da riuscire a concentrarsi bene su entrambe le cose. Ecco, dopo questo esempio banale che mi è venuto proprio sul momento, quindi buona la prima, andiamo a parlare nello specifico quindi di cosa bisogna fare per mettere assieme le due mani. Bisogna innanzitutto abbassare di molto il metronomo, non preoccuparsi, e soprattutto abbassarlo affinché riusciamo a non fare neanche il minimo errore, quindi anche se abbiamo un basso alternato a sinistra dobbiamo riuscire a farlo alternato quel basso, quindi anche se ci viene lo stesso la melodia a destra e a sinistra abbiamo un sol settima alternato, dobbiamo, nonostante magari ci venga magari un sol settima normale invece che alternato e diciamo vabbè però funziona, dobbiamo cercare di fare in modo che sia perfettamente alternato anche a sinistra, quindi che la sinistra non venga tralasciata, non venga trascurata. Ecco, per fare questo quindi bisogna abbassare di molto il metronomo, come già ho detto, e la cosa principale che bisogna fare è riuscire ad automatizzare almeno una delle due mani. Cosa vuol dire automatizzare? Vuol dire riuscire a saperla fare così bene, ma così bene in modo che possiamo quasi non pensare più a quella cosa e concentrarci direttamente sull'altra mano. Quindi come se l'esempio di prima, dobbiamo lavare i piatti e passare con la scopa, almeno passare con la scopa dobbiamo riuscire a farlo quasi automaticamente, senza più pensare a cosa stiamo facendo, in modo che la maggior parte della nostra concentrazione si concentra sul lavare i piatti e nel mentre riusciamo anche a passare con la scopa perché già lo sappiamo fare. Più ci penso più mi fa ridere questo esempio del passare la scopa e del lavare i piatti, ma di fatto sono esattamente la stessa cosa, quindi due mani abbiamo e con queste dobbiamo riuscire a gestire due cose diverse anche sulla fisarmonica.
Ecco, allora nel caso della fisarmonica è molto più semplice che ci venga molto meglio la mano sinistra, ovviamente. Dipende dalla canzone e dall'esercizio, perché se ci mettiamo a fare un esercizio polifonico, magari un esercizio classico dove la sinistra è tutt'uno anche con la destra, quindi abbiamo all'unisono anche la sinistra, abbiamo tutto note singole, allora abbiamo una melodia anche a sinistra oltre che a destra, ma nei casi più che abbiamo maggiormente trattato, quindi i casi dove a sinistra abbiamo un ritmo, ad esempio un valzer, una polka, così, direi che vale al 90% dei casi il discorso di automatizzare la sinistra, quindi ci conviene dapprima studiare così bene la sinistra da saperla fare quasi a memoria, quindi senza neanche più pensare. Quando ormai la sappiamo fare senza neanche più pensare, quindi che abbiamo la sinistra che magari sappiamo ormai che è un valzer, quindi zum pa pa, sempre tutto in do, in sol e magari in fa, una volta che lo sappiamo fare ci concentriamo molto di più sulla mano destra, quindi andiamo praticamente solo a pensare alla destra e nel mentre facciamo la sinistra. Poi se vediamo che ogni tanto sbagliamo la sinistra, non ci preoccupiamo, continuiamo a farlo finché questo ci viene automatico. Ok, diciamo un'ultima cosa per finire questo video, dato che doveva essere anche un video abbastanza breve. Nonostante sappiamo fare a menadito la sinistra, quindi la sappiamo fare praticamente a memoria, ciò non significa che la destra ci venga esattamente perfetta come quando la facciamo da sola, sempre perché in ogni caso in minima parte comunque la mano sinistra disturba in un certo senso l'esecuzione della mano destra, quindi anche se sappiamo fare tutto un arpeggio, una cosa super difficile a destra e mettiamo la sinistra e pensiamo di saperlo fare uguale, in un certo senso la sinistra disturba pur sapendola fare a memoria. Ma perché avviene ciò? Avviene ciò perché non è solo il discorso di aggiungere una mano dove andiamo a fare anche un movimento mentre facciamo la mano destra. Il discorso è anche diverso e vale solo per la fisarmonica, quindi non vale per il piano, non vale per la chitarra, vale per la fisarmonica perché comunque la sinistra non so se ci avevate mai pensato, ma ci dà un ulteriore consumo di aria con il mantice. Questo significa che soprattutto i bassi che consumano parecchia aria, poi dipende molto dal registro dei bassi, andiamo a consumare più aria rispetto a prima, questo ci comporta un cambio di mantice diverso, quindi dobbiamo ragionare di più su quando cambiare il mantice e in più ci fa fare anche una fatica in più proprio nel calcolo di quanta aria che ci rimane, soprattutto quando chiudiamo la fisarmonica. Quindi non è solo una concentrazione in più per quanto riguarda la sinistra, ma sono due concentrazioni proprio perché oltre ad avere anche la mano sinistra abbiamo anche la gestione diversa del mantice. Motivo per cui vi consiglio, quando dovete studiare un pezzo molto difficile a destra, studiatela fino all'ultimo secondo, studiatela singolarmente, poi ovviamente ci va anche fatto lo studio a mani unite perché poi se la canzone la vogliamo fare è logico che dovremmo studiarla un bel po' anche con la mano sinistra, quindi tutto assieme. Però quello è un lavoro che è meglio farlo dopo, quindi prima ci conviene fare le note giuste a destra e farle a una buona velocità dove ci sembra sufficiente per fare la canzone. Poi alla fine dovremmo fare anche un lavoro a mani unite, pur essendo, ripeto, magari la sinistra super facile, magari avendo anche solo do e sol, la sinistra solo un valzer in do e sol, dobbiamo riuscire a eseguirla bene anche con la mano sinistra, nonostante la destra la sappiamo già alla perfezione. Quindi ci aspetta un altro lavoro dove andiamo a sistemare il mantice e andiamo a sistemare la complessità delle due mani assieme. Bene, detto questo, spero di essere stato abbastanza chiaro e di non essermi neanche dilungato troppo. Allora a questo punto vi saluto anche per questo video. Andremo avanti, il prossimo video sarà un video nuovamente sulla spiegazione degli arpeggi. Dopodiché spero proprio di fare uscire un bel video dove vado ad analizzare un nuovissimo brano, che può essere un brano di liscio come anche un brano di canzoni molto conosciute. Allora noi ci vediamo al prossimo video, vi saluto e alla prossima!